Io e Cristina siamo qua in veste di testimoni. Nostra figlia si è tolta la vita una sera del 4 febbraio del 2022. La sua frattura, come giustamente l'ha chiamata Simone Padovani, è avvenuta che era piccolina, era avvenuta ad opera di un insospettabile, perché i mostri, come tutti i mostri, si nascondono molto bene, nei luoghi più impensabili. Quindi è importante avere molta attenzione, imparare ad affinare le nostre sensibilità, affinare la nostra capacità di percepire le emozioni di chi ci sta a fianco, in quanto più si è piccoli e più purtroppo la mente rimuove il trauma, ti porta distante, lo nasconde e alle volte lo recupera a distanza di 10, 15, 20 anni. Quando ormai il danno è talmente grave, talmente devastante, che anche la migliore psicoterapia del mondo, il migliore farmaco del mondo, il migliore psichiatra dell'universo non è in grado di ricomporre quelle migliaia di pezzi in cui il tuo cuore ormai è andato. Ogni mattina queste persone devono ricomporre i cocci della loro esistenza e provare a trovare un motivo buono per continuare a vivere. Alle volte la dissociazione,
quel trauma dissociativo che avviene da piccolini e che ti accompagna tutta la vita, o si accompagna col dolore o alle volte ti conduce a qualche decisione ineluttabile, quale quella di fare uno switch off, porre fine alla tua esistenza. Quindi c'è un termine che congiunge le vittime degli abusi con i genitori delle vittime degli abusi, quello del survival. Siamo tutti dei sopravvissuti, ma non sappiamo neanche fino a quando. E anche quelli che attualmente soffrono sono ancora a rischio di suicidio se vedono che il loro dolore non viene visto e non viene riconosciuto e non viene condiviso. In questo momento solo il riconoscimento del dolore, la condivisione del dolore, la partecipazione a questa mozione che è etica, morale e dà voce a chi la voce non ce l'ha più, può dare un effettivo aiuto all'universo uomo intero. C'è una bella frase che ho sentito in televisione da parte di Mauro Corona, che dice che quando a una farfalla tocchi le ali smette di volare. È una bellissima frase, c'è da rifletterci e in questa frase c'è tutto. Eccoci, buongiorno a tutti, grazie per essere intervenuti. Io sono qui solo per introdurre un attimo quello che andiamo a fare oggi, cioè l'introduzione di questo coordinamento che solo la rete poteva creare, in quanto diciamo che la difficoltà era quella di trovare vittime familiari, no? Quindi metterli insieme. La rete ha avuto questa opportunità in quanto gestisce tantissimi dei casi che abbiamo in Italia e quindi è a conoscenza sia delle vittime che delle famiglie e ha potuto creare questo gruppo. Un gruppo che è autonomo, gestito da Cristina Balestrini, che è anche lei familiare di un sopravvissuto, e poi ha un team di altre due persone che collaborano, ma diciamo esternamente poi a quello che è il gruppo. Non è un gruppo di autoaiuto, c'è una parte pubblica, diciamo, no, che è quella di una chiesa che di fronte, la chiesa italiana, di fronte alla pedofilia e alle varie questioni che ruotano intorno, al momento non ha mai sollevato obiezioni, diversamente da quella che è la chiesa all'estero, dove quando il Papa va in visita e via dicendo, le persone scendono per chiedere una chiesa più pulita. In Italia non abbiamo mai visto di queste cose, ecco. E in Italia nessuno pensa anche ai genitori dei sopravvissuti, che io sono sopravvissuto, se andiamo a vedere, non ho avuto diciamo il lato genitoriale, ecco, l'intervento genitoriale, tuttavia dove avviene, se ci pensate, è paradossale, il sopravvissuto che subisce in prima persona, è vero, tuttavia ha un tempo anche bello ampio di maturazione. Invece i familiari, quelli si trovano da un giorno all'altro con un figlio che li mette di fronte a una certa situazione. Ecco, quindi l'impatto, diciamo, è certamente diverso. Quello che è andato in onda nel video iniziale di presentazione sono le parole di Alessandro Giacoletto,
Alessandro e Cristina. Cristina in quella occasione non ha parlato, non si è fatta vedere, tuttavia le parole sono chiare, c'è un termine che congiunge le vittime di abusi con i genitori, survivors. E Alessandro dice, siamo tutti dei sopravvissuti, cioè quindi si include, ma non sappiamo fino a quando. E anche quelli che attualmente soffrono sono ancora a rischio di suicidio se il loro dolore non viene visto, non viene riconosciuto e non viene condiviso. E questo è proprio un po' lo scopo principale del coordinamento, che è fatto appunto di persone che hanno avuto la stessa esperienza traumatica e che non solo hanno uno spazio in cui poter condividere, ma hanno anche persone, diciamo, vicino a loro che hanno subito la stessa circostanza, quindi diciamo è anche molto più semplice riuscire a parlarne, ecco, perché a volte non è così difficile, così facile. Non minimizzo quello che è accaduto purtroppo alla famiglia Giacoletto, per chi non lo sa, purtroppo hanno avuto una figlia abusata da un parente, non da un sacerdote. 2 anni dopo, tuttavia, la figlia si è tolta la vita e 2 anni dopo se la sono tolta anche i familiari, e questa è una espressione estrema di quello a cui si può arrivare dietro gli abusi sessuali subiti da minori. Poi ci sono tante altre sfaccettature che magari non ci si pensa, eh, non per forza, diciamo, una famiglia si deve sterminare. E ci sono appunto sfaccettature del tipo anche di vittime che hanno figli, e parliamo di un'altra famiglia di nuovo. Nel momento in cui hanno figli, questi maturano un trauma, e questi sono i casi che mi sono, nella mia esperienza di 15 anni, capitati decisamente più volte. In più, queste persone nell'ambito della Chiesa, a differenza dell'ambito laico, che è quello della famiglia Giacoletto, nell'ambito della Chiesa troviamo appunto una situazione che è molto simile, tuttavia queste persone si trovano poi addirittura una comunità, cioè quella comunità che fino al giorno prima aveva condiviso con loro tantissime cose, oggi la isola. Ecco, poi questo sicuramente lo spiegheranno meglio i nostri ospiti. Lascio la parola adesso a Cristina Balestrini, che è il coordinatore del coordinamento. Ecco, scusate il giro di parole. Cristina, prego. Cristina, non c'è audio? Eccoti. Essere genitori non è facile e essere genitori di una vittima o sopravvissuto è ancora meno facile. Attraverso i momenti di sconforto, di rabbia, vuoi piangere, sei deluso, senti un dolore profondo che gli altri non capiscono, ma in tutto questo c'è un filo conduttore: non puoi mollare. Tuo figlio, tua figlia, il tuo familiare è più importante di te. Ci tenevo a fare questa piccola introduzione prima di presentarmi. Come ha detto Francesco, sono Cristina Balestrini, mamma di un sopravvissuto. Opero nel direttivo della rete L'Abuso da diversi anni e lavoro da più di 30 anni nel campo psichiatrico. Con Francesco è da un po' di tempo che ragionavamo sulla possibilità di creare proprio un gruppo di genitori per riconoscere quel ruolo fondamentale e peculiare che assume una famiglia nella quale avviene un trauma così grande come un abuso sessuale. Mio figlio ha fatto 4 tentativi di suicidio prima di conoscere la rete. Poi c'è stata la svolta. È stato invitato a Berlino ad un incontro di sopravvissuti organizzato da ECA, dove ha potuto conoscere decine e decine di persone che avevano vissuto il suo stesso dramma, provenienti da tutto il mondo. Lì ha visto un muro sul quale vi erano tanti nomi. Ha chiesto chi fossero e gli è stato spiegato che erano nomi di vittime che non ce l'avevano fatta a convivere con il dolore di quello che avevano subito. In quel momento mio figlio ha scelto.
ha desiderato che quella lista non avesse altri nomi aggiunti e ha fatto quindi quel passaggio fondamentale da vittima a sopravvissuto. Ma non tutti riescono. Qualche settimana fa abbiamo seguito la vicenda della famiglia Giacoletto, questa triste e drammatica vicenda che ci ha dato il là per costituire il gruppo di familiari. Personalmente io ho conosciuto Alessandro e Cristina Giacoletto a Milano proprio 2 anni fa circa, durante quell'incontro che ricordava prima Francesco. Abbiamo anche pranzato insieme e abbiamo parlato parecchio. Il loro suicidio mi ha profondamente scossa. Ho immaginato la loro profonda solitudine e anche il dolore che non ha trovato un luogo dove essere depositato dopo il suicidio della loro figlia. Quindi è nato questo gruppo di familiari e oggi è qui a presente una piccola rappresentanza. È un gruppo autonomo, riservato, formato da cattolici scontenti e delusi. È triste riconoscere che molti di noi hanno perso la fede proprio a causa della Chiesa stessa. Chiarisco meglio questo punto. A parte rarissime eccezioni, tutti noi siamo passati dal considerare la parrocchia come la nostra seconda casa all'essere allontanati perché persone sgradite, soprattutto dopo aver denunciato. Qualcuno è anche stato minacciato e ha subito anche dispetti, per usare un eufemismo. Quindi vittime 2 volte. Molti di noi hanno perso amici, siamo stati giudicati e additati proprio dalle persone che consideravamo una sorta di famiglia. Il copione della prima denuncia alle autorità ecclesiastiche, per poi scoprire la totale inutilità di questo e addirittura un danno nei nostri confronti, ci accomuna tutti. Giustamente ci si prende cura delle vittime. Qualcuno riesce ad accedere a percorsi di cura specialistici. Qualcuno ce la fa, pur rimanendo una persona fragile e comunque affetta da un disturbo post-traumatico da stress. Ma le famiglie? È difficile spiegare e comprendere che il dramma di un abuso sessuale crea una vittima, ma anche tante altre vittime nelle persone a lui vicine. La famiglia intera soffre. Il dolore dei familiari è incompreso. Ce la devi fare. Non puoi mollare, sempre e comunque. Il dottor Ghezzi, che seguirà il mio intervento, potrà spiegare come il trauma coinvolga anche chi è accanto alle vittime. Essere accanto a un familiare che soffre è un dolore doppio, un dolore che non sai dove mettere. Anche noi familiari siamo dei sopravvissuti. E ti è sempre più chiaro che può capirti davvero solo chi ci è passato. E questa è la forza del gruppo, sapere che si parla la stessa lingua. Ci si può sostenere in una sorta di autoaiuto. Ognuno ha la sua storia e il suo percorso, anche le sue fasi di malessere, di benessere, il suo iter processuale. Si può esprimere la propria rabbia, il proprio dolore, si possono condividere esperienze, si possono chiedere consigli. Ci si può anche sostenere a vicenda e si pensa a iniziative e progetti che si possono fare insieme. In Italia non ci risulta essere un gruppo di questo tipo. Posso da qui confermare che è anche aperto ad altri familiari che volessero unirsi a noi. Ovviamente garantiamo riservatezza e accoglienza. Qui ognuno deve potersi sentire a casa, senza nessun obbligo. Grazie. Do la parola al dottor Dante Ghezzi, che ringrazio personalmente per tutto quello che sta facendo in collaborazione con la rete.
Grazie a tutti. Prego, dottor Ghezzi, Pronto, io ci sono. eccola, buongiorno. Buongiorno. Allora, che cosa dire riguardo a questo tema delle famiglie? Il trauma è contagioso. I traumi ce ne sono tanti. Quello dell'abuso sessuale di un proprio familiare è trauma per lui, prima persona, ed è trauma per le persone che stanno vicine, e il trauma è contagioso. Io posso non essere stato colpito personalmente, ma chi mi parla e soffre di una fatica di continuare a vivere mi contagia. Un primo contagio, lasciatemi cominciare dal mio lavoro, quindi il primo contagio di cui parlo è quello dei professionisti che aiutano psicologicamente, facendo delle valutazioni, delle terapie, degli accompagnamenti, ed è un trauma vicario, perché pensate, questa persona è estranea del tutto, non ne sa nulla, non conosce il soggetto che è stato abusato, che è ancora vittima, e quindi comincia ad aiutarlo. Ma mentre comincia ad aiutarlo e parla con lui e poi parla con altri che hanno la stessa condizione, si sente invaso dagli stessi sentimenti di sgomento, paura, voglia di fuggire, angoscia, perché appunto c'è un contagio emozionale, c'è un contagio emotivo, c'è un contagio dei sentimenti. E quindi questa persona che aiuta, adesso arrivo alle famiglie, sente che il proprio senso di sé cambia, sente che la gestione delle proprie emozioni cambia, perché il trauma lo colpisce dentro, in qualche modo lo trasforma, sente che le relazioni sociali diventano diverse e che perfino le credenze, quindi i modi con cui uno si confronta con la vita, si possono modificare. Ancora di più, è chiaro, il soggetto che accudisce naturalmente, perché è madre, perché è padre, perché è fratello, perché è zio, perché è nonno, chi accudisce naturalmente, ancora di più è contagiato dal trauma, perché siccome è in una posizione empatica con la persona vittima e sofferente, perché gli vuole bene da sempre, resta contagiato e sconvolto dalla sofferenza dell'altro, dalla rivelazione, da quello che alla rivelazione succede, dal sentimento di paura nell'affrontare la realtà dei confronti, anche perché poi stiamo parlando di abusi che avvengono all'interno della Chiesa, questa parte di presenza ecclesiastica invece di essere d'aiuto è di peso. Quindi il soggetto familiare è empatico, considera la persona, giustamente, che è stata offesa con l'abuso come una persona impoverita, come una persona infragilita, come una persona tradita, proprio perché sono state delle altre persone in cui c'era fiducia, e vede la persona amata che è diventata vittima anche una persona confusa. Quindi il contagio avviene verso chi ha cura, verso chi ha naturalmente cura. C'è un secondo sentimento, oltre che quello della partecipazione in delusione. Quindi non solo la delusione perché il proprio familiare è stato colpito e abusato, ma la delusione perché viene da là, dal luogo della fiducia, dall'oratorio, dalla parrocchia, dai preti, da quelli a cui mi ero affidata nella vita. Quindi la delusione è pesante, ma è una doppia delusione, perché la prima delusione è che ti hanno fatto del male e la seconda delusione è che non ci credono o che se ci credono occultano, insabbiano, ostacolano, ti offrono dei soldi sotto banco perché tu ritiri la segnalazione e la denuncia, fanno il vuoto attorno a te, prima l'incredulità, poi la missione però sei anche tu che te lo sei cercato, sei anche tu che non ti sei difeso, quindi accuse che la delusione quindi è doppia. Hanno fatto del male alla persona a cui voglio bene e adesso attaccano quella persona e attaccano noi famiglia che la vogliamo proteggere e confortare. Poi c'è un terzo sentimento che deriva proprio dal fatto che molte delle persone che hanno un parente, un giovane parente vittima, sono persone di fede,
che è l'incredulità. Perché proprio a lui? Perché proprio a noi? Che è una domanda che viene fatta alla Chiesa, che viene fatta a sé, ma che viene fatta anche a Dio. Perché? Perché questa cosa? Quindi l'inspiegabilità. E allora questi sentimenti che accompagnano la famiglia, che è prima accompagnatrice naturale della vittima, che speriamo diventi famiglia del sopravvissuto, sono sentimenti che vanno guardati. Quando quindi c'è l'idea di un gruppo, di lavorare insieme in gruppo, il gruppo è un gruppo che dà naturalmente conforto per il solo fatto di esistere, perché ci sono persone come me che hanno sofferto la stessa cosa, che hanno un figlio, un nipote, un fratello che ha sofferto la stessa cosa. E quindi quando mi incontrerò con queste persone sono sicuro di poter essere capita. Perché una delle cose che appunto diceva prima Balestrini è che non si è capiti, si è soli, si è guardati male, come se, e questo è un tratto comune delle vittime di abuso sessuale, come se la colpa fosse della vittima e non del soggetto abusante e del suo apparato ecclesiastico protettivo. Quindi ben venga la presenza di un gruppo di genitori che si incontrano, perché questo può dare sollievo, speranza ai genitori stessi, ai parenti stessi e anche alla persona vittima che deve diventare un sopravvissuto e riuscire a guardare ancora la vita. Grazie, dottor Ghezzi. Ripasso Cristina e poi passerei ai nostri ospiti con le loro appunto, dichiarazioni. Beh, direi che il dottor Ghezzi ha assolutamente confermato quello che in modo molto empirico sentivamo sia come appunto come genitori e poi come gruppo. Mm, La nascita di quella piccola chat in cui ci siamo scambiati quei pochi messaggi ha comunque già reso l'idea proprio del sentirsi capiti, dell'esserci un po' uno per l'altro e la voglia di fare qualcosa insieme. Io lascerei la parola a chi di noi ha voglia di raccontare un po' in pochi minuti qual è stata la sua esperienza. Eh, le storie sono abbastanza simili, quasi ci fosse un copione, però ciascuna ha proprio delle peculiarità e, e la capacità di riuscire ad esprimerle serve anche proprio a noi genitori. Lascio la parola, apritevi il microfono chi intende liberamente parlare. Allora facciamo così, Cristina, gestisco un attimo io, diamo la parola a chi vedo prima sul monitor, Yolanda direi, perché sennò diventa un pasticcio, sennò tutti aprono il microfono, partono tutti insieme. Prego Yolanda. Devi aprire il microfono. Il microfono, ecco, adesso ci sei. Buongiorno, sono la mamma di un sopravvissuto, aveva 12 anni, è una congregazione della Chiesa, sono i Legionari di Cristo. Lui entra in seminario a 12 anni perché si sente pronto a intraprendere un cammino e niente, subito l'anno che è entrato hanno abusato di lui. E il percorso è un po' uguale, come diceva il dottor Ghezzi, per tutti. Arrivo a saperlo tramite, perché lui torna a casa a 14 anni, inizia la scuola e lì iniziano tutti i problemi. Mi chiama uno psicologo e mi dice che il ragazzo è andato a parlare con lui, ci andiamo e niente, mi viene detto che il ragazzo ha raccontato a questo psicologo di aver subito abusi sessuali completi al seminario di Gozzano. E qua inizia un grande calvario, perché uno pensa che può essere capito, no? Si parla con i sacerdoti. Io abitavo anche in chiesa, proprio a Milano, in piazza Santo Storgio, una chiesa molto nominata.
E invece è stato tutto il contrario, siamo stati da famiglia che fa di tutto per la parrocchia a famiglia dove non si poteva neanche parlare con noi, siamo stati isolati, siamo stati da soli e niente, alla fine sono andata anche via dalla parrocchia. Questo per raccontarvi un poco perché siamo ancora in processo civile, abbiamo vinto in Cassazione, gli è stato dato 6 anni e 6 mesi di condanna, ma ovviamente i legionari di Cristo l'hanno inviato, l'hanno mandato via in Messico, perciò anche il fatto di andarlo a prendere nessuno ha fatto niente. E, adesso siamo in civile sperando che almeno ci sia un risarcimento, perché noi non abbiamo avuto neanche un risarcimento. E quello che volevo raccontare della rete dell'abuso è che quando Francesco e Cristina hanno fatto questo coordinamento delle famiglie all'inizio ero stata molto contenta, no? Dicevo, oh, che bello, perché io sono una persona molto solare, non sono italiana, sono spagnola e diciamo che la mia situazione la vivo togliendomela di davanti, no? Non voglio, e di conseguenza trasmetto anche questa gioia a mio figlio che ha tentato per 2 volte il suicidio, la vita non gli sorride, vive a Valencia, di conseguenza poteva morire sotto al garage -3, è rimasto chiuso lì, ma lui deve vivere, non c'è niente da fare. E questa gioia la trasmetto perché il dolore è molto grande, no? E quando c'è stato l'invito ho detto, ah sì, che bello, che bello. Poi non vi nego che è la prima volta che ci siamo visti e ho sentito il dolore delle altre famiglie. Io sono stata male, però bisogna farsi sentire perché quello che non possiamo fare è stare in silenzio, perché come dicevo prima i sacerdoti l'ho condiviso con le altre famiglie, loro sono fuori, loro sono liberi, loro si fanno vedere, si fanno sentire e noi rimaniamo in casa chiusi nel nostro dolore perché nessuno gli interessa e noi non vogliamo distruggere la Chiesa, vogliamo una Chiesa che sia degna di quello che predica. Io credo che l'abuso sessuale da parte dei sacerdoti, anche delle suore, sia il peccato veramente grande della Chiesa. E noi non vogliamo distruggere o parlare male della Chiesa, vogliamo parlare di noi, vogliamo parlare del nostro dolore, di quello che è successo a noi. Ma nessuno ci vuole ascoltare, nessuno ci vede. E noi vorremmo camminare insieme a tutti gli altri, ma il nostro passo oggi non è uguale a tutti. Gli altri avranno altri problemi, altri dolori, però il nostro dolore sinceramente non può tacere e non ci possono fare tacere. E questo gruppo, nonostante abbia riportato in me tante cose, io ringrazio veramente Francesco, ringrazio la rete dell'abuso e questo coordinamento deve continuare, dobbiamo continuare insieme con la gioia, perché nessuno ci può togliere la gioia di essere genitori ed anche la gioia di aver perso, perché fra di noi c'è anche il figlio o la figlia non ce l'ha. E questa cosa qua ci deve fare grande forza e grande gioia in continuare avanti. Grazie a tutti. Grazie Yolanda, grazie di cuore. Passerei allora la parola a Claudia. La Claudia è la mamma di 2 ragazzi, quella che, se avete letto il Corriere di oggi, appunto c'è la sua storia insieme a quella di Anna sul Corriere. Prego Claudia. Allora, appunto, io sono la mamma di 2 ragazzi che da piccolini sono stati abusati. Come avete letto nel Corriere, io ho 1 anno e mezzo fa ho avuto la possibilità di avere un colloquio privato con il Papa. L'impressione che ho avuto parlando con il Papa è stata molto positiva, perché lui fin dall'inizio ci ha ringraziato, perché io ero lì dal Papa con uno dei miei figli e con mio marito. Ci ha ringraziato tantissime volte perché abbiamo avuto il coraggio di denunciare. Però questa denuncia
non ha portato all'interno della mia parrocchia, di cui ho fatto parte per 30 anni in maniera molto attiva, dei buoni risultati, perché tutta la parrocchia ci ha abbandonato, ci ha voltato le spalle. Persone, amici con cui vivevamo insieme, ci trovavamo tutte le settimane a mangiare la pizza insieme, a fare viaggi, eccetera, ci ha abbandonato. Siamo stati derisi, hanno detto che cosa vuoi che sia delle toccatine, ci hanno preso in giro e ci hanno completamente abbandonato. Allora io mi faccio anche questa domanda. Cosa questa parrocchia, questa chiesa, la chiesa che io ho conosciuto, in cui ho vissuto intensamente, cosa è? Un'altra cosa che il Papa ci ha detto è che lui vuole una chiesa trasparente. Allora io dico, se te, Francesco, vuoi una chiesa trasparente, perché gli insabbiamenti? Perché è stato permesso al sacerdote che ha abusato dei miei figli di rimanere all'interno della parrocchia e fare tutto quello che faceva precedentemente per mesi? Un'altra cosa ci ha detto il Papa, che se questa cosa fosse successa in un altro paese, già da subito il sacerdote sarebbe stato dismesso. Quindi tutte queste cose qui, tutto quello che il Papa ci ha detto, e l'impressione è stata ottima nei suoi confronti. Mi sembrava di parlare con un amico, perché poi nella Chiesa, specialmente in quella che io ho conosciuto, quindi una Chiesa che ho toccato con mano, queste cose sono completamente diverse? Questa è la domanda. Allora il mio scopo da qui finché potrò, perché non sono più giovanissima, sarà quello di combatterle queste cose. Cioè la volontà che nella Chiesa diventi sempre più trasparente, che la Chiesa sia veramente quello che predica. Questa è, ovviamente è una delle piccole parti eh, che coinvolge una famiglia, perché poi ovviamente i dolori per i figli soprattutto, il dolore di essere traditi, prima di tutto da una persona, un sacerdote che era nostro amico, che faceva parte della nostra famiglia, che veniva a cena nostra senza preavviso, quindi il tradimento di lui e il tradimento anche di chi c'è stato vicino, ma solo apparentemente, perché poi è bastata una denuncia che ci hanno abbandonato tutti. Quindi ringrazio Francesco per questa cosa, perché mi dà la possibilità, insieme ad altre persone, di poter combattere attivamente, perché è quello che io vorrei. Questo è lo scopo che come genitore, quello che non ho potuto fare quando i miei figli erano piccoli, perché non sapevo, perché anche lì il sacerdote cosa ha fatto? Si è creato un'aurea di estrema fiducia per poi agire indisturbato. Quindi tutto quello che non ho potuto fare quando i miei figli erano piccoli lo voglio fare ora, ma non solo per loro, ma per tutti i bambini. Questo, vi ringrazio e vi saluto. Grazie Claudia, Mm. grazie. Richiudo il Roberto, microfono. Roberto, ti senti di dire qualcosa? Forse non è qui in questo momento. Eccoci, mi ho staccato un attimo. Hai chiamato qui qualcuno, Cristina?
Mi chiedevo se Roberto se la sentiva di dire qualcosa, ma proprio in Non lo questo vedo, momento non si lo è vedo. alzato. No, infatti. Eccolo qua che è Adesso già. tornato, eccolo qua Roberto. Roberto, ti senti di dire qualcosa? La tua esperienza è decisamente diversa da quella di noi. Devi aprire il microfono se vuoi parlare. Scusate, ma ho dovuto scappare perché è arrivata una telefonata per una visita che abbiamo in corso. E niente, mi sono perso l'ultimo pezzo dei suggerimenti, consigli, parole che diceva Claudia relativa alla sua situazione. Purtroppo io e Giovanna, non siamo nella vostra situazione per il semplice fatto che siamo sopravvissuti, ma senza avere più la nostra figlia. Ecco, e ad oggi io conto sempre i giorni, siamo a 13 anni, 6 mesi, oggi è 7, 15 giorni. Giovanna scrive mattina e sera a Eva le sue impressioni, le sue cose. Io conto i giorni e andiamo a trovarla dove si trova adesso, con solo la fortuna di avere il mercoledì giorno di riposo perché è chiuso, la sua nuova abitazione è chiusa, no? Però il problema di base è sempre lo stesso. Come dicevate voi, sopravvissuti ma senza avere la figlia o il figlio, che è molto, molto importante, anche se qualcuno sta cercando, fa e disfa di fare il gesto che ha fatto mia figlia, e voi dovete cercare chiaramente di starle molto vicini e di sopportarli anche con la possibilità della rete e l'abuso di sentirsi e di colloquiare tra di noi anche per loro. Però non so cosa dire per il semplice fatto che noi i processi li abbiamo fatti, sono stati Cassazione, sentenze, la cara ex suora come è iniziato il processo è stata fatta togliere i voti chiaramente, quindi lei è stata processata senza essere più parte del clero, ma aveva l'avvocato del clero, delle figlie di Maria Giuliatrice, Maria Mazzarello, figlia di Maria Giuliatrice, aveva il suo avvocato privato di Varese, Fabrizio Busignani, c'era da parte dell'istituto del clero il famosissimo, ditemi voi il nome che tanto lo conoscete di sicuro, no? Zanchetti? Esatto, vedi che ogni tanto salta fuori il famosissimo Zanchetti in tutta Italia. E noi avevamo il pubblico ministero e il nostro avvocato che ha cercato in tutti i modi di portare avanti quello che è. Chiaramente, non essendoci Eva, la cosa è stata molto superficiale e troppo invasiva dal punto di vista di quando siamo arrivati dopo la prima sentenza in appello. Premesso che, come dicevate voi, a qualcuno e anche a noi sono stati offerti i famosi 25.000 euro per non andare in appello, che mi sembra una cosa all'aldilà, perché un figlio non ha valore e non può essere quantificato. Detto ciò, in appello è stato peggio, perché l'appello, con le poche sedute che sono state fatte, si sono create sul discorso di valutare tramite i periti la situazione di mia figlia con solo cartacei, perché chiaramente lei non c'era più. Il fatto di sentire determinate cose o che durante la riunione che hanno fatto i 5 periti, uno per parte, si dovessero presentare anche gli avvocati, a parlare gli avvocati, è stato
la parte peggiore. E la parte peggiore è stata che il fatto di prolungare questa perizia ha portato in prescrizione determinate cose, i reati di abuso, i reati di stalking e via dicendo. L'unico che è rimasto è stato quello per cui è stata condannata ai famosi 3 anni e 6 mesi e purtroppo è andato a finire che dopo 1 anno, 10 mesi e qualche giorno aveva già scontato tutta la sua pena con la defalcazione degli 8 mesi che era stata che era agli arresti, che era all'OPG di Castiglione delle Stiviere, 8 mesi passati là, 3 mesi agli arresti domiciliari quando è iniziato il processo, i famosi 15 giorni ogni 6 mesi per buona condotta, ed è uscita proprio il giorno del compleanno di Eva, il 4 settembre del 21, arrestata il 19 dicembre 2019, 4 settembre 2021. E tutto ciò a noi è venuto all'orecchio a febbraio, perché a dicembre del 2020, purtroppo, nel 2020, scusate, del 2021, siamo andati a ritirare tutta la vita di mia figlia in commissariato, tutto quello che era stato sequestrato. E purtroppo in cantina, in garage, abbiamo ancora 4 pacchi che non abbiamo ancora aperto di tutto quello che c'era. Fate il conto che praticamente c'era una macchina che era completamente piena, sia il bagagliaio che tutti i sedili posteriori. E certe cose non siamo ancora riusciti ad aprirle a distanza dal 21, fate il conto voi quanti anni sono. Detto ciò, voglio chiudere solo il discorso dicendo: voi che avete i vostri figli, come vi dicevo prima all'inizio, cercate di stargli il più vicino possibile, sostenerli, ma da parte del clero non riusciranno mai e non riescono a tutt'oggi a dire solo scusa, sia da una parte della condannata che ha scontato la sua pena, chiaramente, che oggi si ritrova a essere una cittadina normale, può essere solo arrestata in caso che si trovi in vicinanza di minori, ma chi può sapere che una persona che sta trattando o sta circuendo ancora dei minori è la ex che è stata condannata alla perpetua alla vicinanza di minori. È una cosa impossibile. I 5 anni dei pubblici uffici sono scaduti al 19 dicembre 2019. Risarcimenti è un punto di domanda, non ci saranno mai perché non è in grado di percepire quello che è stato dato, ma non è il conteggi. I soldi non sono quello che fanno, come dicevo prima. Il problema è che purtroppo noi non abbiamo più nostra figlia e i sopravvissuti siamo doppiamente noi perché è così, perché si vive dalla mattina alla sera con quel pensiero, pensando di non essere sopraffatti da determinati gesti come è successo a qualcun altro, e speriamo che non succedano mai. Però la vita è diventata un calvario per chi c'è, non per chi ci circonda, perché chi ci circonda non avrà mai una parola di conforto, roba del genere. Come diceva qualcuno, gli amici, non amici, sono spariti anche loro. Vi lascio e ci sentiamo con calma, che ho linea un attimo ancora per la... Grazie Roberto. Scusate dello sfogo. Grazie Roberto. E allora passerei la parola a chi è segnato come G. G è una ex suora che anche lei fa parte del coordinamento delle famiglie per alcuni motivi, anche se è un po' un'anomalia all'interno del coordinamento. Prego. Allora, io sono stata suora per molti anni
sono entrata bambina a 12 anni perché qui si entrava da piccole e i miei genitori pagavano pure la scuola, invece di scuola non se ne è parlato proprio. Va bene, lasciamo stare tutto questo. La mia idea era sempre di andare in Congo come missionaria, come infermiera, come ostetrica. Tralascio tutto. A 38 anni, finalmente, dopo 12 anni di caposala in una famosissima clinica romana, finalmente mi mandarono in Congo. E, e lì ci fu la prima violenza sessuale. Io ero vergine, era il primo viaggio che facevo per andare a rifornirmi di farmaci in una città, dovevo fare 3 giorni di jeep, con la jeep privata perché lì non c'era treno, pullman, non c'era nulla. Poi il resto dei 3 anni non mi sono mai potuta muovere perché la suora medico pediatra era cardiopatica, io ero andata lì per sostituire lei. Quindi fu l'unico viaggio che feci all'inizio, quando c'era ancora lei, in quei 3 mesi. Allora, la prima notte non nomino i posti perché la mia famiglia non sa nulla, anche perché io poi ho denunciato un pedofilo, la bambina era stata violentata a 9 anni dal nonno, per cui la mia famiglia non sa nulla anche degli abusi che ho subito io. Però qui vorrei premettere una cosa, forse denunciando quel pedofilo io volevo fare delle denunce che non mi è stato permesso fare quando ero suora. Vabbè, la bambina poi mi fu affidata, io uscì dal convento, va bene. Lasciamo questa storia. Io ero in viaggio e la prima notte si dorme in una missione, la seconda in un'altra e il terzo giorno si arrivava a Lubumbashi, in questa grande città dove ci rifornivamo per l'ospedale, la scuola e il dispensario. La prima notte l'autista africano che ci alternavamo è andato a dormire non so dove, a me mi hanno messo nell'istituto, il ramo maschile del mio istituto, ma io quando sono arrivata in Africa io non conoscevo nessuna suora, nessun prete, nessuno lì nel Congo. E arriviamo di sera come al solito piene di polvere fino al cervello perché con quella terra rossa, le buche eccetera lì in Congo, mangiamo qualcosa insieme alla comunità e poi io vado a letto, mi mettono in una stanza lontana lì e alle 2 di notte mi piomba in camera un gigante di prete e mi violenta. Non ho fatto in tempo ho cercato di liberarmi, lui ha avuto poi l'orgasmo lì per terra. Io mi ricordo soltanto che il sangue era persino alle tende del coso lì, della stanza, che poi seppi che era di un prete polacco che era in vacanza in Polonia, quella stanza. Non potei parlare con nessuno perché io non conoscevo nessuno. La mattina ripartii per Lubumbashi, dolore fisico, dolore morale. Io come ostetrica so che mi è capitato 2 volte nella mia vita che delle ragazze che sono venute vergini, incinte, con rapporti incompleti, e avevo anche il terrore di essere rimasta incinta. Che cosa facevo lì? Che non c'era neanche un mezzo per tornare in Europa, niente. Per fortuna non rimasi incinta perché riuscii a liberarmi e gridai, ma è ok, finita quella storia. Sono rimasta 3 anni in Africa, saltiamo tutto, arrivo a Roma e per le vacanze la prima volta che rientravo a Roma e lì scoppiò la guerra, io non potei tornare là, chiusero l'ospedale. Prima di rimettermi a fare l'ostetrica e poi la caposala nella stessa famosa clinica romana, mi fecero fare, no, già mi rimisero subito a fare l'ostetrica. La direttrice della clinica, una suora irlandese, mi disse: guarda, è arrivato, non mi interessa neanche se si capisce chi è perché sono troppo amareggiata. Mi disse: guardi, Sor Maria,
vabbè, non diciamo il nome, hanno aperto l'università quest'anno di pastorale sanitaria a Roma, è il primo anno, e ci hanno mandato 2 inviti, come l'hanno inviati a tutti gli istituti religiosi che hanno le cliniche private a Roma. E ho pensato a lei, dico vabbè, ma io lavoro mattina e pomeriggio, dice no, è solo un pomeriggio a settimana, il mercoledì. Vado lì e presento tutta la documentazione. Guarda, quella tesi dopo 2 anni l'ho buttata per quanto mi ha fatto schifo. Vado lì e presento tutta la documentazione a Monte Mario, tanto si capisce chi è, l'hanno chiusa l'università, ho visto su internet. E presento tutta la documentazione e vado in aula con la sister, la direttrice della clinica. Nella piccola pausa delle 4 ore di lezione, una volta a settimana, il rettore mi viene vicino, un prete, e mi dice: senta sister, lei mi deve portare un altro documento. Io rimasi un po' sorpresa perché avevamo presentato le stesse cose, lei ed io. Va bene, la volta successiva dico: senta sister, viene con me da padre, no, non devo dire il nome, tanto è morto, hanno fatto un funerale concelebrato, solenne, e ha violentato parecchie suore, da quello che ho saputo dopo. Allora lei mi dice: no, io capisco poco l'italiano, era irlandese, e vado avanti così prendo il posto pure per lei. Io vado nell'ultima stanza, l'aula magna era a destra, il suo ufficio era l'ultima stanza in fondo a sinistra, rimango in piedi dall'altro lato della scrivania e do questo foglio. Lui lo fotocopia, viene vicino a me con tutta la forza e la violenza, mi prende la mano destra e la mette sui suoi genitali per farmi vedere l'erezione. Io sono scappata, non l'ho potuto dire a nessuno e ancora oggi ho tanta rabbia perché non me l'hanno mai permesso e non ho potuto denunciare. Lui era amico di politici, di cardinali, un politico era nostro professore di genetica. Ho saputo dopo e io ho tanta rabbia dentro, tanto dolore, perché io che ero affermata caposala dell'unica clinica internazionale romana, lui si è permesso, ero con la direttrice della clinica o la famiglia italiana, che cosa faceva con quelle ragazzine? Lui era confessore e direttore spirituale di un istituto dove c'erano tante vocazioni indiane e africane. E dopo alcuni anni, dopo poco, quanti anni non ricordo adesso perché ne sono passati tanti, una novizia di loro si buttò dalla finestra e si suicidò. Io sono certa fino ad oggi che lei è stata violentata, forse era incinta, l'hanno buttata, si è buttata. G, non ti voglio tappare, Ok, però andiamo un po' troppo avanti, se no. ok, Eh, basta Grazie, Francesco. perdonami. Passerei la parola ancora a LS, che gli apro il microfono da qui, ecco qui. Anche loro sono in anonimo. Sì, ci sentite? Eccoci, eccoci, sì, 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 vi sentiamo. E allora, raccontiamo in breve, in brevissimo la nostra storia. Anche noi, io e mio marito, siamo, devo dire anche gli altri figli, siamo dei sopravvissuti. Mio figlio è stato molestato da un sacerdote, da un nostro carissimo amico, devo dire, perché tutti i giorni, non dico tutti i giorni, ma se non era a pranzo era a cena, che era a casa nostra a mangiare. Eravamo parte attiva della famiglia, lui non perdeva occasione a darci incarichi di qualsiasi genere, a noi, ai nostri figli, insomma, un po' di tutto. Ma aveva uno scopo ben preciso e purtroppo l'abbiamo capito troppo tardi. E, e che devo dire che purtroppo quando nostro figlio ci ha raccontato questa cosa, perché mio figlio lo trattava male e c'era un periodo che anche quando eravamo a tavola, per non parlare delle telefonate, degli squilli che gli faceva in continuazione, insomma,
anche a tavola stesso tante volte lui si metteva e gli mandava dei messaggi, cioè noi tutti a tavola e mandava dei messaggi. Io vedevo di colpo mio figlio, un ragazzino che cambiava di umore e molto spesso lo trattava male, gli alzava un paio di volte, una volta al campo scuola lo ha sbattuto nel muro e quindi e noi non sapevamo la motivazione, quindi cosa dicevamo sempre? Ma no, guarda, è una persona fragile perché in effetti molto spesso gli abbiamo visto fare eh, Delle pazzie, delle pazzie delle pazzie vere e proprie, a darsi morsi sulle braccia, a graffiarsi in viso, sto parlando del sacerdote, e quindi per noi, cioè, poi lui si confidava magari con noi, Per noi per noi era uno di famiglia e una persona fragile fragile da da aiutare, aiutare. una persona fragile da aiutare. Purtroppo non era così perché lui aveva un suo scopo ben preciso e quando mio figlio poi ne ha parlato, comunque sono passati degli anni perché avevamo titubanza a fare la denuncia, anche se mio figlio l'avrebbe voluta fare da subito la denuncia e noi lo abbiamo fermato anche perché non sapevamo se venivamo creduti o meno e quindi abbiamo perso un po' di tempo. Ci siamo rivolti quando poi non Noi abbiamo... pensavamo di risolvere nell'ambito della Chiesa e quindi ne abbiamo parlato prima con un nostro amico ex prete che è una persona molto attiva nella parrocchia e poi siamo andati a parlare con il vescovo. Dal momento in cui abbiamo deciso di parlare con il vescovo, per noi è iniziato l'inverno, perché anche il padre di questo prete, quando ha saputo che noi dovevamo andare a parlare con il vescovo, in mezzo alla strada, di fronte a tutti, mi ha detto: siete solamente Comunque sono incominciate le accuse, le calunnie, calunnie, di tutto e di più. isolamenti, uno di tutto. Ma la cosa di cui io maggiormente ancora oggi ho una paura, un risentimento, un rimorso, è quello che dopo che nostro figlio ci ha rivelato che cosa era successo, noi non siamo stati subito pronti ad aiutarlo, anzi abbiamo continuato a frequentare quell'ambiente fino a quando mio figlio alla fine non ce l'ha fatta più, il vescovo ci prendeva in giro, ma vedete, forse si è innamorato di lui, questo e quell'altro. Praticamente hanno fatto di tutto per cercare di dissuaderci dal fare la denuncia. Ma mio figlio, diventato maggiorenne, ha deciso di denunciare. Da quel momento noi siamo diventati la pecora nera del paese, non solamente della parrocchia. Ci hanno abbandonato tutti. Per non Tutti, parlare delle processioni che ci veniva a portare fin sotto casa, processioni che nella mia strada non si erano mai fatte. All'improvviso, da quando abbiamo parlato di questa cosa, processioni sotto casa, quando è stato condannato, perché è stato condannato in primo grado e in appello, è stato condannato e poi alla Cassazione è stato per decorso di termini, questo è andato in prescrizione. Ma la Cassazione ha confermato tutte le accuse che sono state fatte e di cui è stato processato e quindi ha confermato tutto, tranne proprio nelle motivazioni della Cassazione c'è questa cosa, che la sentenza è arrivata con 9 giorni di ritardo rispetto a quelle che erano quello che oggi succede con uno schifo. Per me è la prescrizione è la cosa più schifosa che possa esistere. Spiego un attimo il termine tecnico che stanno dicendo, appunto, si è concluso il processo di Cassazione, si è concluso con Fernando, sì,
l'esito del primo e secondo grado, ma senza punibilità, perché nel frattempo la Cassazione si è prescritta, quindi diciamo non c'è stata la condanna definitiva, ma non per innocenza, ripeto, perché confermano le due sentenze, ma semplicemente per termini prescrittivi, ecco, questo volevano dire. Allora, ascolta, contemporaneamente andava avanti il processo canonico. Il vescovo e tutte le procedure che esistono, io sono un poco confuso, ma scusatemi, è l'emozione che non mi fa parlare bene. Il vescovo non si è pronunciato fino a quando non c'è stata la sentenza della Cassazione che ha beneficato il prete. Ecco, da quel momento è venuta fuori una comunicazione del vescovado che ha detto non consta che siano stati fatti questi reati. Quindi non prima consta, non che non ci siano che non ci stati. sono stati, ma allora non risultavano. E la cosa peggiore è che a seguito di questo in chiesa, nel giorno del Corpus Domini, dove nella mia parrocchia si riunisce tutto il paese per celebrare, il parroco attuale, questo era prima parroco, il prete che è stato allontanato da noi, il parroco attuale ha sbandierato a tutti dicendo ecco è stato assolto, e lo hanno anche accolto in pompa magna, anche il nostro sindaco. Io mi ricordo che quando siamo stati ad Enna si diceva ma perché voi non parlate con le autorità civili di questo? Il nostro sindaco ha rilasciato delle interviste al giornale dove diceva che siccome la Chiesa lo aveva assolto e la Chiesa è molto più seria dello Stato, quindi è una cosa, è chiaro che è così. Bene, questo signore tutte le domeniche è qua e viene da tutta la comunità, viene elogiato e viene tenuto in considerazione come se non fosse successo niente. E noi stiamo qui nascosti. Io vorrei sottolineare una cosa, vorrei dire il ruolo diciamo, dei vescovi che è molto importante. Io mi ricordo che dopo che c'è stata la condanna in primo grado, poi ho sentito dire che stavano organizzando tutte le parrocchie questa fiaccolata che poi è stata fatta. Ho chiamato il vescovo, l'attuale vescovo, e l'ho messo al corrente di questa cosa, anche se lui già lo sapeva. Insomma, per cercare di evitare che si facesse questo show in tutto il paese, giusto? Ma praticamente la fiaccolata si è fatta lo stesso, giusto? Quindi vi lascio immaginare noi come ci siamo sentiti. Oltre a questo, quando c'erano le udienze in tribunale, venivano con i pullman, sacerdoti, suore, parrocchiane, di tutto e di più. Al tribunale vi lascio immaginare il nostro stato d'animo, come ci sentivamo, soli ed isolati da tutti, da parenti, da amici, da tutti, completamente da tutti. Questo. Quindi io dico che il ruolo dei vescovi è molto importante perché lui poteva fermare queste cose e quindi evitare che noi diventassimo che avessimo oltre al danno anche la beffa. Cerchiamo di non rubare troppo tempo agli altri. Avremo modo di approfondire, di aggiungere, perché vedo che le storie sono tutte uguali, sono tutte fotocopiate. E comunque grazie alla rete d'abuso purtroppo volevo sottolineare anche quest'altro aspetto, che quando abbiamo denunciato questa cosa non esisteva ancora rete d'abuso. Quindi a maggior ragione eravamo completamente soli. Adesso diciamo che il fatto che esista rete l'abuso, che esista questo coordinamento, ci sentiamo insomma un pochino
meno soli, diciamo. Grazie Francesco, grazie Cristina e grazie a tutti gli Grazie. altri per la testimonianza che hanno dato e spero che qualcosa cambi veramente all'interno della Chiesa. Lo spero vivamente. Grazie a voi. Grazie a voi. Bene, siamo in conclusione. C'è M, non so se vuole parlare. Può farlo, altrimenti poi passo la parola a Anna e passerei la parola, direi, allora a questo punto a Anna. Prego. Io non so se mi vedete, io non vedo Non nulla. ti vediamo al momento, aspetta un Eh, po'. Ti vabbè, apro lo la camera stesso. io, ti apro io. Ecco qua. Non vedo io. Dovresti... Ah, ecco, Eccoti. sì. Bene. Scusatemi. No, sono Anna, non so se avete visto, c'era la mia intervista sul Corriere Nazione oggi, quindi è tutto lì. Sono qui come supporto, anche se non sono un genitore, ma sono appunto una vittima e come messo sulla intervista, appunto, ho incontrato Francesco 2 anni fa, dopo che è successa questa cosa, un caso a Pisa, in una parrocchia dove poi insomma, è venuto fuori che sono stati altri casi, insomma. E, niente, sono qua, cerco non faccio parte della famiglia, cerco di supportare queste famiglie perché credo che sia molto importante la prevenzione, ovviamente. Cioè rompere, è la cosa principale, rompere questo muro di omertà che c'è intorno a questi casi. Non ho molto altro da dire, vorrei parlare altra gente. Va bene, grazie Anna. Anna è, appunto una sopravvissuta, come ha detto lei, e come me e come Daniele, che adesso andiamo a sentire, sono 2 anomalie nel coordinamento, ma in realtà siamo esterni al coordinamento, cioè diamo una mano a Cristina, un supporto perché dentro il coordinamento ci sono diverse famiglie e non è poi tutto semplice così come sempre da gestire. Ecco. Passerei la parola adesso a Daniele Colonnelli, che anche lui, appunto, lui non è né vittima né familiare, è un semplice cittadino, come tanti ci sono in associazione, che vuole dare un suo contributo a questa causa. Prego, Daniele. Eccomi Francesco, ci Buongiorno. siamo. Avevo un problema di collegamento con la cam, però adesso penso che ci sono, vero? Sì, 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 dico, ci sei, ci sei, ci sei. ok. Se dicevi tu, praticamente io non sono una vittima, sono entrato in questo coordinamento grazie a te e sono onorato di questo, anche se poi ho anch'io un piccolo trascorso legato alla mia infanzia, ma si parla di una violenza fisica che diciamo che ho subito in tenera età e questo forse da parte di una zia soprattutto, eh, perpetrata comunque per una intera estate e, e dico anch'io riporto ancora i segni, nonostante ormai sia vicino ai 60 anni, ma quella violenza fisica, cruda, unita poi anche a delle parole pesanti e a distanza dico appunto di tanti anni io forse non l'ho ancora superata, è ancora lì in un angolino, come si dice, ogni tanto riaffiora. E questo forse potrebbe essere un motivo che mi unisce un po' a questo gruppo, dove chiaramente dicevo sono onorato di esserci per supportare, ecco, mettiamolo in questo modo. Ho sposato questa causa, cioè questa, scusa, questa storia degli abusi legati al clero, comunque così per caso. Per oggi mi sento molto, molto vicino a tutti voi, sto imparando moltissimo e spero di essere, ecco, una, una persona che possa comunque dare qualcosa in più
e non lo so, non è semplice spiegarlo. Ho sentito tante storie oggi, ho preso anche degli appunti e quindi insomma sono un pochino provato, Francesco, non te lo nascondo. Però come ti dissi a te una sera, io dietro a questa grande sofferenza, a questo grande dolore, io in queste persone che ho il piacere adesso di conoscere, grazie a te, io sento una grande energia. E quello che diceva anche Yolanda prima, che mi ha commosso, io spero che questo gruppo e diciamo, il dolore si trasformi magari in energia per poter veramente essere di aiuto anche soprattutto a chi oggi non ha voce. E questo è un po' il mio, così, la mia speranza, che da questo dolore nasca veramente una grande energia per poter aiutare chi non ha oggi voce e soprattutto per sconfiggere un sistema che ha fatto tanto male e penso che ancora oggi c'è qualcuno, Francesco, che sta soffrendo per questo. Speriamo di essere tutti di aiuto veramente affinché questo non succeda più. Questo è un po' il mio messaggio, scusate di nuovo l'emozione. Grazie Daniele, grazie di cuore. Allora, siamo in conclusione, direi, e se nessun altro sopravvissuto soprattutto famiglia, vuole parlare, fare la riflessione. Siamo arrivati a questo punto, cioè dopo quello che è stato detto, cioè di chiedere alle vittime e alle famiglie di sostituirsi a altri, come vedete è straziante questa cosa. Eppure quello che oggi fanno le famiglie dei sopravvissuti, e fanno benissimo a farlo, però come comunità, come Stato, come Vaticano, possibile che nessuno abbia neppure un vago senso di vergogna di quello che sta accadendo? Lascio adesso la parola ai giornalisti, possiamo anche chiudere qui, restare in riunione. Ci sono dei giornalisti in linea, probabilmente vorranno fare qualche domanda. Ringrazio tutti e grazie.